I just wanted to make everyone aware that as the first time we're saying so, is that our foundation and the Andrea Bocelli Foundation is going to be working together to expand the number of choirs around the world, from Haiti to a few other geographical entities. Great. Fantastic. Huh? And I want to, I actually will open up questions in a second to the audience. But sir, tell me in terms of, when you talk about music, apart from your own repertoire and songs, what are you listening to at the moment? Cosa sto ascoltando? Sì, sta chiedendo che tipo di musica. A chi piace la musica, chi ama la musica ascolta tutto, no? Whoever loves music listens to everything, I believe. Naturalmente la mia passione principalmente va per l'opera, va all'opera. Naturally, I have a certain inclination towards opera. Perché con questo tipo di musica sono cresciuto, insomma. Because I grew up with this genre of music. Però quando accendo la radio e sono in macchina così, l'opera non c'è. So when I switch on the radio, unfortunately, though, and when I'm in the car, there's no opera. So. E allora ascolto tutto quello che passa al convento, come si suol dire. So I listen to everything that comes up on the radio channel. Yeah. Is there any such thing as a bad singer? Cosa hai detto? Ha chiesto se esiste un cantante che non è bravo. È una definizione che lei potrebbe usare per qualcuno o è ingiusta come frase? Una domanda molto difficile questa. Very difficult question. È una domanda molto difficile perché nella musica contemporanea, la musica pop cosiddetta, in realtà non ci sono parametri precisi per definire la bravura di un cantante. It's a difficult question because now when you look at genres like popular music, the parameters, the benchmarks to define what a good singer is are very, very different and very varied. E lo scopo di un cantante pop è quello di arrivare al cuore della gente, sostanzialmente. So a popular artist, I mean, the main objective is to arrive at the heart of the listener. E allora tutti quelli che ci arrivano sono bravi e tutti gli altri forse un po' meno bravi. Okay, so those who do arrive and manage to touch the hearts of those they sing to are the clever ones, and those who don't maybe are not as clever. Yeah. What is your favorite song? What is your favorite song? Naturalmente non c'è una canzone preferita perché dipende dal momento, dipende dall'atmosfera che si vive in quel momento. Diciamo che se dovessi portarmi una canzone nello spazio per raggiungere un altro pianeta, una sola, nel campo del pop porterei My Way. E nel campo dell'opera porterei Nessun Dorma. Okay, there is no particular song that I can say I like because, there's a specific song for specific moments in our life. However, My Way and Nessun Dorma are two of my favorites. Nessun Dorma definitely is one of my favorites. As a Brit, Italia 90 was very important to us, and Nessun Dorma was a big anthem. Come in inglese per Italia 90, Nessun Dorma è una canzone molto importante per noi. So I want to ask some questions. If you have, we'll just take a few if that's okay. Vorrei cogliere un po' di domande There's a lady dall'audience. Who wants to ask a question. If you can get a microphone to her, please. Mr. Bocelli, ti amo. Thank you. You said there's a specific song for specific moments. So when you are upset or alone, which song lifts you up? And will you please sing a few lines for us? Quindi ha chiesto se ci sono delle canzoni che lei ascolta quando è giù di morale e se può anche forse cantare un paio di frasi dalla canzone che lei sceglie. Mi conviene dire in questo momento che non sono quasi mai giù di morale. I have to say that right now I'm very rarely unhappy, to be honest. E poi, siccome sono anche... a voi sembrerà un paradosso, ma io sono sempre stato abbastanza timido. You might not believe me, but I'm actually a very shy person. I'm very timid. Non canterei mai a cappella. I would never sing without a backing track. Great.
Thank you. We've got a gentleman at the back over here, please, from our teacher prize. My name's Nathan. I'm a member of the Vaki Teacher Ambassadors, and we've been working over the last few days around global citizenship. And my question to you is, what do you think makes a global citizen? Secondo lei, quali sono le caratteristiche che crea un cittadino globale? Non ho capito. Secondo lei, quali sono le caratteristiche che un cittadino globale dovrebbe avere? Io credo che sarebbe importante spiegare a tutti i bambini del mondo che il mondo è la loro casa. It's very important to explain to all the children of the world that the world is their home. E insegnar loro che nel mondo, in qualunque posto ci si trovi, ci si comporta esattamente come se fossimo al centro della nostra casa. So it's important that wherever you are in the world, it's very important that they feel that they behave, that they're in the middle of their home. Nessuno vuole una casa sporca, nessuno vuole una casa disordinata, nessuno vuole una casa dove non regni armonia e serenità. No? Nobody wants a dirty home. Nobody wants a home that doesn't have harmony and a harmonious environment. Se si riesce a spiegare questo e a convincere di questo i bambini, forse potremmo cominciare a immaginare un mondo e sperare in un mondo migliore. If we can explain this concept clearly, I think, to the children of the world, maybe we could start, embarking on this journey of creating a global citizen and a better world. Great. Next question, behind you, Mark. When I was a child, I would sit at the piano and cry, and in university, I wanted to run from the practice room, and yet I persisted, and now a music teacher and a part of the teacher ambassadors as well. And so I would ask you, in the moments where you felt the greatest challenge to your growth in the practice room or in lessons, what helped you get through to where you are now? Il Signore sta dicendo che quando ero giovane, quando non riusciva a fare un pezzo sul piano, piangeva e scappava dalla stanza, e anche all'università aveva molte difficoltà e si sentiva molto giù di corda e era molto scoraggiato. Vorrei chiedere a lei cosa ha fatto lei nella sua esperienza canore per insomma saltare questi ostacoli e riuscire a avere più fiducia in se stesso. Ma io ho fatto due cose sostanzialmente. Prima di tutto ce l'ho messa tutta. I've done two things. Primarily, the first is I went full steam ahead. E quando ho capito che il canto sarebbe stata la mia strada, ho cercato con tutte le mie forze di raggiungere l'obiettivo. When I understood that, singing was going to be my career, I did whatever it took to get there. Quindi il canto era un po' diventata la mia, quasi come una mania, fondamentalmente, no? Singing became more than a passion to me. I was infatuated with it. E la seconda cosa che ho fatto, ho anche pregato. Pregato, perché se il buon Dio ti dà un talento, dopo devi sperare anche che ti dia la forza di portarlo al massimo grado possibile. I also prayed a lot. I believe that if God gives you a talent, that you have to thank Him and work with Him together as you go on that journey. Next question. At the back over here, please. Can we have one more from this side? Sorry, I didn't see who was it. Yep, and then back there as well, please, after you, please. Hi, Sorry. my name is Linda. I'm a school principal, and I'm interested. I heard you speak once before about, I think, about finding your voice. How did you find your voice, and who in your life, when you found it, helped you to follow your passion? Ho sentito che lei una volta ha parlato di questo processo di trovare la sua voce. Come l'ha trovata la sua voce e chi le ha aiutato a trovarla? Ma io dico sempre che il destino di un cantante è determinato da chi l'ascolta. Sono gli altri che ti convincono che un giorno sarai un cantante.
I believe the destiny of a singer is shaped by the audience, the people who listen to you. They are the ones that point you in the right direction. Una volta da bambino ero in collegio e nel giorno della premiazione con tutti i ragazzi e i genitori riuniti mi fu chiesto di cantare, no? Quindi io entrai sul palcoscenico in mezzo a un certo rumore, perché i ragazzi non stanno mai zitti, no? Cioè è normale questa cosa qui. E in quell'atmosfera di grande distrazione generale iniziai a cantare. So I remember when I was, for instance, in secondary school, it was a prize-giving day. It was a very noisy assembly, but my peers pushed me to sing a song on the stage. E ricordo che cantai forse la più famosa delle canzoni al mondo, Sole Mio. So I sang O Sole Mio. E quando iniziai io credo che a nessuno interessasse di ascoltare quello che cantavo. To be honest with you, when I was singing it, I don't think anybody cared in the audience when I was singing that song. Ma quando attaccai la prima nota acuta della canzone, mi accorsi che si creò un grande silenzio attorno a me. But as soon as I hit the first note, I noticed suddenly the crowd started to hush and they started listening. E alla fine della canzone fui accolto con un grandissimo applauso. And at the end, I was rewarded with a warm applause from the audience. E forse è stato il primo applauso della mia vita, quello lì. This was possibly the first time I received an award, an applause in my life. E applauso fatale fu, perché probabilmente in quel momento mi resi conto che probabilmente il mio destino sarebbe stato quello. And that was fatal. That was the moment I think that I understood that, what my future had in store for me. Thank you. Back here. Hello. So most of the questions that I wanted to ask have already been answered. But I guess my question would be, so we know your work and the many things that you have done and accomplished in life. And I wonder, you being a multifaceted, successful story, what do you think is your greatest accomplishment thus far in your young life, and what might you look forward to in the future? Sappiamo che insomma lei ha una carriera che espande molte sfere, però se lei vuole precisare qual è stato secondo lei un obiettivo che lei ha raggiunto nella sua vita di cui è più fiero? Siccome Oscar Wilde diceva la gente tutto ti perdona fuorché il successo, Oscar Wilde once said that, in the world for a man, all that's important is success, right? io credo che nel mio caso, raggiunto questo, la cosa più importante, l'obiettivo principale resta raggiungere l'affetto della gente. I think for me the biggest accomplishment in my life is managing to reach the emotions and reach the warmth of the people around me. That for me is what I hold most dear to me. E quando girando per strada, un po' ovunque nel mondo, incontro gente che mi stringe la mano, che mi ringrazia, che mi esprime parole di gratitudine, io penso tra me, mission is accomplished. So for me, when I meet people in the streets and they're warm with me and they're nice to me and they make me feel their warmth, for me that's when my mission is accomplished. Fantastic. We've got one question over there. Ron Dalvarez. Wait for a mic, please. Well, I want to say though, for me, I'm coming from a neighborhood who is very dangerous in Venezuela, and I remember the first gift that I get for Christmas, it was one CD from Andrea Bocelli. Actually, one of the songs that I really love it is Viviré, and at that time, I was already playing violin in El Sistema, and one of the questions that now have the possibility to meet you, I would like to ask how you normally do to keep the energy to, because you transform life of people that you even don't know. And my question actually is, I always give in class for kids, and I give with love and with a lot of passion. But also, I can find also the person like you can be sometimes tired of traveling and think how you can keep that energy to always transform the lives
of people. Allora il Signore sta spiegando che viene da ha capito? Sì? Sì. No, traduca pure. Ha detto che viene da una città in Venezuela che insomma è molto difficile. Quando cresceva i suoi album che riceveva a Natale erano una fonte di grande gioia. E ora che lui è insegnante ci mette molta passione, un po' come lei nel suo lavoro, ma come fa ad avere sempre alti livelli di energia? Non si stanca mai, non si sente un po' che insomma che non ha l'energia giusta per affrontare forse un concerto, un'intervista? Capita molto spesso. It happens E very capita often. sempre Yeah. più spesso. And unfortunately it happens even more often, yes. Ma in questi momenti vado sempre a ricercare quel pensiero che resta nascosto in qualche angolo della mia testa che mi dice ricordati che sei una persona fortunata. Yes, although I might feel tired and I might feel sometimes, not 100% in terms of going forward with my job, I always look in the deep corners of my head that tell me that, remember, you are a very lucky person. And that keeps me going. Questo è quello che faccio e quindi mi dico prendi e vai. And so as a result, when I remind myself of that, I put my head down and I keep going. You're very kind, sir. We've come to the end of this session. Please know that we really value your participation and your insights that you have provided. Siamo arrivati alla fine, vorrei ringraziarla, siamo molto onorati di aver sentito i suoi punti di vista su tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi. And I just want to request the audience who are here, if you could just remain in your seats while Maestro Bocelli leaves the venue, rather than crowd us when we leave. Se potrei chiedere all'audience di rimanere seduti mentre noi usciamo dalla sala. Per Please piacere. join me in thanking Maestro Bocelli. Thank you very much. Thank you, sir. Non mi resta che